Ciao a tutti! Dunque, nel video di oggi vi voglio parlare di un argomento al quale ho già accennato nel mio video riguardante il modo in cui parlano i giovani italiani. Dovrebbe esserci il link qua in alto, se ancora non avete visto quel video e volete andare a vederlo. L'argomento di cui vi voglio parlare oggi sono tutte le lingue d'Italia. Cosa vuol dire? Tutti all'estero, internazionalmente, conoscono l'italiano e probabilmente pensano che sia una lingua unica, uniforme e monolitica parlata da tutti gli italiani da nord a sud, cosa che non è per niente vera. Anzi, l'italiano come lingua parlata nella quotidianità dagli italiani è una cosa relativamente recente, perlomeno per la gran parte degli italiani. E in alcune parti d'Italia non è ancora una cosa molto comune, per esempio in alcune città o nelle zone più rurali. E per moltissimi italiani l'italiano standard va a mescolarsi con altre lingue. Allora, tutte queste persone che non parlano italiano nella loro quotidianità, che cosa parlano? C'è chi parla una lingua straniera riconosciuta come lingua minoritaria, come per esempio lo sloveno nel nord-est dell'Italia, o il tedesco nelle zone di confine con l'Austria, o il francese a nord-ovest. Poi ci sono tutte delle lingue locali italiane che sono riconosciute come delle lingue di minoranza, come per esempio il sardo, oppure le varie lingue ladine e molte altre. Infine ci sono i cosiddetti dialetti, ed è su questi che voglio concentrarmi in particolare durante questo video. Da dove vengono questi dialetti e perché dico che sono dei cosiddetti dialetti e non dei veri e propri dialetti? Dunque, facciamo un salto indietro nella storia e andiamo fino ai tempi dei Romani, che parlavano latino in linea di massima, ma sicuramente anche quando erano limitati solo alla zona di Roma e dintorni e non si erano ancora espansi nel resto del mondo, anche lì probabilmente parlavano già una qualche versione cosiddetta volgare del latino, quindi una versione popolare diversa da quella che è arrivata a noi al giorno d'oggi attraverso gli scritti dei grandi autori romani. Poi, nel momento in cui i romani hanno cominciato ad espandersi nel resto dell'Europa e anche nel resto del mondo, la lingua latina è andata a mescolarsi con le lingue che già esistevano nei vari posti in cui appunto sono arrivati i romani, creando così un'infinità di nuove lingue locali chiamate volgari, che erano quindi derivate dal latino con delle influenze delle lingue preesistenti in ciascuno di quei posti. Poi, nel corso della storia, alcune di queste parlate volgari, tendenzialmente quelle che hanno assunto nel tempo maggior prestigio da un punto di vista culturale o economico o politico, come per esempio il castigliano, il galiziano portoghese e la lingua d'Oïl, sono state scelte e elevate a lingue ufficiali, diventando quindi poi le lingue nazionali della Spagna, del Portogallo e della Francia. Ma questi paesi si sono unificati in linea di massima molto prima dell'Italia. In Italia invece il processo è stato molto più lento. L'Italia non è stata unita fino al 1861 e nel corso dei secoli, fino al 1861, ma anche dopo, tutte queste parlate volgari, che erano diverse da un paesino a quello immediatamente confinante, si sono sviluppate in parallelo l'una all'altra, sviluppando a volte anche delle tradizioni letterarie con delle opere molto famose, soprattutto nei dialetti più, diciamo, prestigiosi, come per esempio il napoletano o il veneziano. Una lingua in particolare, cioè il fiorentino, che è una lingua della Toscana, ha avuto un prestigio letterario particolarmente forte per una serie di motivi culturali, artistici e probabilmente anche economici, perché Firenze è stata per molto tempo un centro molto importante, ricco di innovazione culturale in tutti i campi dell'arte, ma soprattutto dal punto di vista letterario. Se ci pensate, la lingua volgare fiorentina
era la lingua in cui scriveva Dante Alighieri. Quindi nel corso dei secoli il volgare fiorentino ha mantenuto un ruolo di prestigio nelle varie letterature d'Italia e anche negli anni precedenti all'Unità d'Italia grandi scrittori come per esempio Alessandro Manzoni, che ha scritto I Promessi Sposi, hanno utilizzato il fiorentino come modello di lingua italiana che hanno utilizzato nelle loro opere. È celebre la frase di Alessandro Manzoni che ha riscritto I Promessi Sposi dopo aver lavato i panni in Arno. L'Arno è il fiume che scorre a Firenze e intendeva metaforicamente che ha modificato il linguaggio che utilizzava nella sua opera, lui era milanese, e l'ha reso più simile al volgare fiorentino. Purtroppo sarebbe troppo difficile fare una ricostruzione più dettagliata di così della storia delle varie lingue d'Italia e del ruolo del volgare fiorentino nella formazione della lingua italiana. Ma essenzialmente si può dire che, appunto, il volgare fiorentino sia stata la base della lingua italiana standard moderna. Quindi dal 1861, anno dell'Unità d'Italia, in poi, nel corso del tempo, c'è stata una progressiva diffusione dell'italiano come lingua ufficiale e anche come lingua della quotidianità, ma il processo è stato molto lento. Si è cominciato con una prima diffusione dell'alfabetizzazione in italiano tramite le scuole nella seconda metà dell'Ottocento, poi con le guerre mondiali gli italiani dalle varie regioni d'Italia che parlavano i loro dialetti hanno dovuto imparare a comunicare tra di loro in italiano per potersi capire meglio e questo ha portato a una maggior diffusione dell'italiano come lingua parlata nella quotidianità. Infine, un'altra spinta molto forte è stata data sia dalla radio sia dalla televisione nella seconda metà del Novecento e da allora l'italiano ha cominciato a essere parlato in massa dalle nuove generazioni come lingua madre. Ma il processo di italianizzazione del modo di parlare degli italiani non è ancora per nulla completo. Ci sono ancora tantissimi italiani che parlano insieme all'italiano anche le loro lingue locali. Ovviamente tutti gli italiani sanno parlare italiano standard, come se fosse la loro lingua madre. E per molti lo è, ma per tanti altri è una lingua secondaria. Dipende molto dalla regione in cui ci si trova. Alcune regioni tendono a utilizzare più spesso le loro lingue locali, altre invece ormai hanno quasi abbandonato queste lingue locali. Quindi abbiamo risposto alla domanda: da dove vengono tutte queste lingue d'Italia? Rispondiamo allora adesso alla domanda: perché dico che sono dei cosiddetti dialetti, ma che non sono veramente dei dialetti? Come avete potuto vedere da quello che vi ho appena raccontato, tutte queste lingue si sono sviluppate in parallelo all'italiano, cioè sono nate e sono cresciute e si sono sviluppate più o meno contemporaneamente a quella lingua volgare, cioè il fiorentino, che è stata poi utilizzata come base dell'italiano standard. Mentre un dialetto tendenzialmente è una variante locale di una lingua standard. E questa è una cosa che non si può dire per quanto riguarda le lingue parlate in tutta l'Italia. Perché non è che esistesse prima l'italiano che poi si è diffuso in tutta l'Italia creando delle varianti locali. Questi dialetti esistevano già prima della diffusione dell'italiano. Se proprio vogliamo chiamarli dialetti, in un certo senso si potrebbe dire che nell'antichità siano stati dei dialetti del latino, forse. Ma anche questa sarebbe una denominazione un pochino imprecisa e impropria. La cosa più simile a dei dialetti nel senso stretto della parola sono le varianti regionali dell'italiano standard, che hanno cominciato a svilupparsi e a formarsi da quando l'italiano ha cominciato a diffondersi più largamente nella quotidianità di tutti gli italiani. Soprattutto nel corso del Novecento l'italiano ha cominciato a assumere delle forme diverse a seconda delle regioni, grazie al sostrato, linguistico formato da
tutte queste lingue regionali di cui abbiamo parlato adesso. Quindi in alcune regioni c'è una pronuncia un po' diversa, un accento un po' diverso, un'apertura di alcune vocali che cambia da regione a regione, a volte anche da città a città, e ci sono sicuramente tutta una serie di termini regionali, probabilmente spesso provenienti da tutte queste lingue locali, e quindi queste varianti regionali dell'italiano sono forse la cosa più simile appunto a dei veri e propri dialetti, ma anche questi secondo me non sono definibili come tali. Quindi l'Italia è un paese in realtà da un punto di vista linguistico molto più vario di quanto si possa pensare e di quanto tendenzialmente pensa la gente all'estero quando pensa all'Italia. Nel vostro paese d'origine ci sono delle lingue regionali che coesistono con la lingua ufficiale? E soprattutto la lingua ufficiale standard a livello nazionale viene parlata quotidianamente dalle persone o è limitata per esempio a dei contesti particolari, tendenzialmente magari contesti più formali? Parlatemi di questo argomento nei commenti qui sotto, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!